Ciao a tutti, oggi vi parlerò di come creare il nostro primo videogioco arcade. Avete mai sognato di creare un vostro videogioco? Magari per hobby, oppure per provare a creare qualcosa di più avanzato, per creare magari un vostro business o magari per trovare lavoro nell'ambito dei videogiochi? Beh, oggi vi mostrerò che è più facile di quanto si possa pensare. Se avete qualche base di programmazione, ad esempio JavaScript, ci metteremo passo passo nella realizzazione di un clone di Breakout, un classico intramontabile. Ma non dilunghiamoci troppo e iniziamo subito, ma prima sigla. Il mio clone di Breakout l'ho realizzato in realtà molti anni fa, forse nel 2005 o 2006, e lo realizzai sviluppandolo con uno strumento di Adobe che si chiamava Adobe Flash. Ora Flash non esiste più e con esso nemmeno il suo linguaggio di programmazione che si chiamava ActionScript. Ma non vi fate spaventare perché in realtà questo ActionScript è un linguaggio molto simile ad un altro linguaggio molto diffuso, ovvero, come dicevo prima, JavaScript. Quindi se siete un minimo pratici di JavaScript non avrete problemi a seguire questo video. E se vorrete anche trasformare le logiche che ho applicato io in quel codice, potete farlo tramutandole appunto facilmente in codice JavaScript. Per una migliore comprensione ho pensato di procedere per step distinti, quindi ho creato un breve indice di quello che tratteremo in questo video, quindi la grafica, la splash screen, il menu delle opzioni, i livelli di gioco e fine livello, fine partita. Il mio gioco l'ho chiamato Breakoid, ma perché proprio Breakoid? Come forse avrete intuito se siete pratici di retro games, è un nome che unisce due videogiochi molto famosi, ovvero Breakout, che è il capostipite del genere ed è uscito negli anni 70, ed Arkanoid, che invece è arrivato nelle sale giochi molto dopo, verso la metà degli anni 80. Breakout, infatti, è stato uno dei primi videogiochi della storia, un vero e proprio pioniere nel genere arcade. La sua semplicità di immediatezza, oltre ad essere una novità nell'intrattenimento, lo hanno reso un successo globale. Arkanoid invece uscì verso la metà degli anni 80 ed era un'evoluzione di Breakout con una grafica ovviamente molto migliorata, l'aggiunta di power-up, nemici e livelli più complessi. Quindi il mio Breakoid nasce innanzitutto come omaggio a questi due generi. L'idea iniziale era quella di partire dalle basi di Breakout e poi evolverlo progressivamente verso delle meccaniche di gioco un po' più ricche, facendolo assomigliare un po' ad Arkanoid, introducendo quindi anche una grafica progressivamente migliore. In questo tutorial però ci concentreremo sostanzialmente nella realizzazione del semplice clone di Breakout. Quindi vedremo in dettaglio tutte le fasi del progetto ed anche come ho strutturato il mio videogioco a livello di codice. Prima di proseguire, se ti sta interessando questo video, volevo ricordarti di mettere un like, ma soprattutto di iscriverti al canale, che per me è fondamentale per poter continuare a produrre video di questo tipo. Ok, dopo questa piccola parentesi, proseguiamo con il video. Come abbiamo detto, Flash aveva un modo di gestire le animazioni, ma anche il codice, utilizzando una normalissima timeline suddivisa in frame. Quindi la particolarità era che nei frame, oltre alla grafica e al sonoro, veniva inserito anche il codice. Quindi era possibile che all'interno di un frame esistesse un codice specifico per determinate azioni e nel frame successivo qualche altro pezzo di codice, qualche altra funzione. Questo è molto importante per capire un pochino il funzionamento e come ho strutturato tutto il progetto. Uno dei motivi per cui ho deciso di realizzare un clone di Breakout è stato che, essendo da solo a dover realizzare tutto, volevo concentrarmi prevalentemente sulla parte del codice. Ed essendo quindi Breakout a livello di grafica e comparto sonoro veramente molto basico, questo non mi avrebbe occupato troppo tempo. Infatti, per quanto riguarda la grafica, la barra comandata dal giocatore, i mattoni e la pallina sono sostanzialmente dei rettangoli monocromatici, per cui la realizzazione è stata davvero immediata. Per quanto riguarda il sonoro, ho semplicemente cercato online gli unici 3 o 4 effetti e li ho importati all'interno di Adobe Flash. Non mi sono poi preoccupato di creare splash screen o schermate di intermezzo troppo sofisticate. Mi era sufficiente creare delle pagine semivuote con semplici label attraverso le quali il sistema comunicava al giocatore la fine della partita, il superamento del livello, il completamento del gioco. La cosa non mi preoccupava più di tanto perché poi avrei potuto inserire delle migliorie grafiche solo successivamente. Per quanto riguarda la programmazione, molti giochi che nascevano a quei tempi erano realizzati da designer e quindi erano poco avvezzi con il codice di programmazione, che però man mano ne imparavano i rudimenti e quindi si era sviluppata la moda, diciamo, di suddividere il codice in frame.
E quindi anche il mio gioco, essendo io nato come designer più rivolto al comparto grafico, anche il mio gioco aveva questa caratteristica. Ad esempio, io spesso utilizzavo frame specifici che contenevano grafica, audio e codice per determinate sezioni o aree del software. Sicuramente questo farebbe ridere molti sviluppatori di oggi, ma a quei tempi con Adobe Flash era una cosa veramente molto diffusa. Anzi, era un metodo suggerito nei principali libri dell'epoca. Ecco allora che, ad esempio, il frame 1 del nostro software viene utilizzato come container di funzioni costanti e variabili di base. Nel frame 2 invece viene gestita l'inizializzazione, la configurazione ed il posizionamento degli elementi principali del gioco, in particolare la posizione della barra, la creazione del muro di mattoncini per ogni livello e la posizione iniziale della pallina. Ad esempio, tramite la funzione fInitStage gestisco la costruzione del muro di mattoncini da distruggere livello per livello e decido, a seconda del livello in cui mi trovo, quale tipo di muro devo creare. Inoltre, poi gestisco anche il movimento iniziale della pallina. Nel frame 3 viene invece gestita la logica del gioco principale durante lo svolgimento della partita. Ad esempio, il movimento della pallina e la collisione con i bordi, il controllo della perdita delle vite, la collisione tra la pallina ed i mattoncini e quindi la conseguente distruzione di un mattoncino, il movimento della barra del giocatore con il mouse, la collisione tra la pallina e la barra, il decremento del punteggio nel tempo, la pulizia dello schermo quando è necessario. Avevo anche progettato che nella funzione che gestiva la collisione tra la pallina e la barra, a seconda del punto in cui la pallina andava a toccare la barra, cambiava l'angolo di rimbalzo della pallina stessa, in maniera tale che la pallina, che inizialmente partiva con un'angolazione di 45 gradi, non dovesse avere sempre quella stessa angolazione, ma potevamo interagire un pochino di più con la pallina e quindi se eravamo un pochino più scaltri, un pochino più precisi nel colpire la pallina, potevamo direzionarla in maniera da andare a colpire il mattoncino che ci interessava colpire. Il frame 4 era il classico e bruttissimo da vedere go to and play, quindi se sei arrivato al frame 4 torna al frame precedente e fallo in loop finché non succede qualcosa che ti rimanda ad un frame differente. Sostanzialmente il gioco in sé è completo. I successivi 3 frame mostrano rispettivamente le schermate di fine partita al frame 11, il frame 16 mostra quello del livello completato, quindi pronto, tieniti pronto per il livello successivo, infine il frame 20 che è la schermata da mostrare nel momento in cui il giocatore completa tutti i livelli. Infatti questo gioco non continuava all'infinito, ma appunto terminava dopo un certo numero di livelli che io avevo impostato essere 5. E qui in questa schermata quindi viene mostrato il punteggio finale e permette all'utente di visitare il mio sito web cliccando sul mio nome. Quindi ricapitolando, abbiamo visto come creare velocemente un clone di Breakout partendo da una schermata iniziale, passando per i livelli di gioco e arrivando fino alle schermate di fine gioco. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, magari ditemi se vi piacerebbe che mostrassi anche in maniera più accurata tutte le parti del codice. Io non l'ho fatto perché probabilmente il video sarebbe diventato troppo lungo, ma fatemi sapere nei commenti se è una cosa che potrebbe interessarvi. E magari potrei realizzare anche successivamente altri video, magari a partire proprio da Breakoid ma programmato in JavaScript. Se volete lasciate un like a questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale per supportarlo e per poter vedere video simili a questo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!